Sono una linguista, ma odio le lingue, odio la grammatica. Per favore non giudicarmi. Questo è il mio segreto più nascosto. Odio la grammatica, anche se studio grammatica. Sono un linguista, ho un dottorato di ricerca, ho studiato lingue per tutta la mia vita da adulta, ma odio la grammatica. Parlo 6 lingue, forse parlo senza grammatica. Sì, questo deve essere il punto. Parlo le mie lingue senza grammatica e senza vocabolario. Cioè, perché odio anche le parole, ma in qualche modo le parlo. Sarebbe divertente dire che parlo senza conoscere alcuna grammatica, no? Voglio solo imparare senza tanti sforzi. Il mio problema con l'apprendimento delle lingue è che mi viene detto che devo prima imparare la grammatica, memorizzare elenchi di parole e quando sono perfetta posso iniziare a parlare, posso iniziare a godermi la lingua. Non voglio farlo così, tanto vale non iniziare a studiare nessuna lingua, è noioso. Odio la grammatica, odio le parole, odio le lingue, ma sono un linguista, parlo 6 lingue. Come? Perché? E anche la ripetizione. È obbligatorio, no? Non è vero? Ma la odio, è noiosa. Non voglio ripetere quello che ho imparato come un pappagallo. Non sono un pappagallo così. Quello che odio davvero e detesto sono gli esercizi di grammatica. Mi fanno male, uccidono la mia motivazione. Cosa succede quando perdo la motivazione? Comincio a odiare la lingua di cui una volta mi ero innamorata. Lasciatemi spiegare. Voglio giocare con la lingua. Non voglio preoccuparmi di ciò che gli altri pensano delle mie conoscenze e di come giudicano il mio livello, proprio come un bambino. Voglio preoccuparmi di capire ciò che gli altri mi dicono e voglio essere capita. I bambini non parlano perfettamente la loro lingua madre quando sono piccoli. Non sanno nemmeno cosa sia il perfezionismo. Il perfezionismo esiste solo nella vita degli adulti. L'abbiamo creato, fingiamo di essere perfetti e giudichiamo gli altri quando ci sembrano imperfetti. Sono un linguista, ma odio la grammatica. Odio la grammatica, ma non sempre. All'inizio odio la grammatica. Penso di essere come un bambino. Man mano che progredisco, comincio ad essere coinvolta con la lingua e comincio ad essere sempre più curiosa al riguardo. Voglio conoscere le sue parole, la sua grammatica, la sua sintassi. Voglio sapere come usa le sue meravigliose espressioni che solo i nativi o quasi nativi possono capire. Ma nelle fasi iniziali voglio solo esprimermi e voglio comunicare. La comunicazione non è la natura stessa del linguaggio, il punto essenziale. La lingua è un mezzo. Usiamo il linguaggio per trasmettere messaggi. Se è così, perché ci preoccupiamo così tanto di una grammatica perfetta? Perché ci viene detto che l'apprendimento della grammatica è il primo passo quando vogliamo imparare una lingua straniera. Personalmente, quando inizio a studiare una lingua, in realtà non la studio. Il mio vero primo passo è trovare materiali interessanti di cui posso godere fin dall'inizio e trovare un partner linguistico o un insegnante che parli con me nella mia lingua che sto imparando. Per trovare materiali interessanti intendo, se ti piace guardare i video, puoi trovare molti buoni video su YouTube anche per i principianti. Il mio consiglio è di guardare i video in inglese o nella lingua che vuoi imparare e quindi direttamente nella lingua di destinazione. Se sei un principiante assoluto, può essere difficile trovare buoni video per il tuo livello, ma non appena raggiungi il livello A1, il tuo lavoro sarà più facile. E raggiungere A1 non richiede così tanto tempo. Puoi anche leggere mini storie, se ti piace leggere, oppure giochi. Conosco un ottimo materiale per questo. Ok, ragazzi, mi sento un po' imbarazzo perché sto promuovendo il mio materiale e non sono molto brava. So che il mio libro, che è un gioco, è un libro di storie per studenti principianti di inglese, è davvero, davvero buono. Ma quando si tratta di venderlo, mi blocco. Ad ogni modo, non te ne parlo di più perché mi sento già in imbarazzo e quindi se vuoi dargli un'occhiata di cosa sto parlando, lascerò un link sotto il video.
Dopo aver trovato e utilizzato materiali interessanti e aver appreso alcune parole e espressioni nel contesto, puoi passare alla fase successiva. Quindi solo il secondo o il terzo passo sarebbe studiare la grammatica. Studio grammatica quando posso già esprimermi nella mia lingua di destinazione, ma continuo a non fare esercizi noiosi e cerco di evitare noiosi dialoghi dei libri scolastici. Come studio la grammatica? Decisamente in modo diverso dai cosiddetti modi tradizionali. Cosa faccio per mantenere alta la mia motivazione? Evito le ripetizioni tradizionali. Ho detto che non mi piaceva studiare elenchi di parole, ma allora non studio le parole. Sì che le studio, ma studio con tecniche di memorizzazione efficaci e divertenti. Condividerò la mia ricetta per l'apprendimento delle lingue nei prossimi video. Seguimi e metti un like se vuoi vedere contenuti efficaci per imparare inglese o qualsiasi lingua che vuoi.